Eccoci, ciao a tutti amici, ci troviamo nel centro storico di Bologna in via Drapperie 6. Drapperie 6 e siamo alle mie spalle, vedete un negozio tipico e simbolo della gastronomia bolognese e sono al negozio Paolo Atti e Figli in compagnia di Francesco Monaga e allora questa bella vetrina, quali sono i prodotti che vendete che sono tipici della città? Allora, noi esistiamo dal 1860 e Paolo Atti è il mio quadrisnonno, quindi sono 4 generazioni, io rappresento l'ultima generazione, quindi siamo storici nella città di Bologna, siamo vecchi quasi come i palazzi di Bologna. E da allora noi portiamo avanti la tradizione dei piatti tipici bolognesi. Fantastico. Ad esempio, qui abbiamo la ciambella che è il dolce più semplice che noi mangiamo a colazione, è fatto con uova, burro e latte, non c'è ripieno. Per la colazione. Per la colazione. Oppure a merenda, a metà giornata, con un bicchiere di prosecco frizzante, inzuppato, è molto molto buono. Poi abbiamo i biscotti secchi, Cantucci, anche questi vengono inzuppati nel prosecco bianco. Poi abbiamo una lunga varietà di pane, di tutti i tipi. Una delle specialità veramente importanti di Bologna sono i tortellini. Eccoli qua, i tortellini. Beh, sono famosissimi in effetti ormai. Esatto, sono il simbolo di Bologna, chiamati anche l'ombelico di Venere perché ricordano questa parte anatomica della dea della bellezza. E l'interno è un inno alla bolognesità, perché Bologna è famosa perché è la patria del maiale. Noi mangiamo tutte le parti del maiale. Tutto del maiale, non si butta non si butta niente. Si dice che del maiale non si butta via niente. Ecco. E questo è vero, perché ad esempio all'interno il ripieno è fatto con 1/3 di prosciutto crudo, 1/3 di mortadella e 1/3 di lombo di maiale, che è questa parte del maiale. Questa parte. Ok? Viene tutto impastato con parmigiano reggiano invecchiato 36 mesi e viene messa anche un pizzico di noce moscata per dargli un saporino ancora più deciso. È importante che il parmigiano sia di 36 mesi. Esatto, perché anche quello dà un sapore importante ma che non copre tutto quanto. Ma la cosa veramente importante è che il tortellino va cotto nel brodo di gallina. Non va mai cotto nell'acqua, perché altrimenti se si cuoce nell'acqua come gli spaghetti, il tortellino si lava e perde tutto il sapore. Certo. Invece col brodo il sapore rimane all'interno del tortellino e andrebbe mangiato sempre in brodo. Se io scopro che un cliente mangia i miei tortellini col pomodoro o col ragù, non glieli vendo. Attenzione, quindi è brodo di gallina esclusivamente. Esatto, perché altrimenti il tortellino di carne col ragù di carne dopo non si capiscono i sapori. Certo. Si mischiano, diventa una schifezza. E io voglio che invece il cliente porti a casa una parte buona e bella di Bologna e se la gusti, non che si gusti una schifezza. Certo, che si gusti con la regola. Con la regola per cucinare. bolognese. E prima di passare all'altra vetrina ho capito bene che questo negozio esiste dal 1860. Esatto. È più vecchio dell'Italia. No, dell'Italia no. C'è dell'Italia Unita. No, adesso non esageriamo. C'è qui di fianco un'osteria che è ancora più vecchia di noi e altre attività che hanno circa la nostra età. Poi in giro per l'Italia ci sono un sacco di attività storiche anche più vecchie di noi, quindi diciamo che noi ci siamo da tanto tempo, ma non diciamo che siamo i più vecchi. Benissimo. E passeggiando prima ho visto una cosa che mi ha colpito. Andiamo a vedere. Io credo di sapere cos'è. Ok, andiamo. Ed è questa la specialità che mi ha incuriosito. Allora, di cosa si tratta? Questo è uno dei cavalli di battaglia della cucina bolognese, si chiama torta di riso. Allora dovete sapere che ogni 10 anni le parrocchie di Bologna fanno la loro festa, ogni 10 anni, e tutta la parrocchia si addobba, mette fuori degli stendardi rossi alle finestre perché c'è la processione praticamente dalla chiesa lungo tutte le strade della parrocchia con l'immagine del santo a cui è dedicata la chiesa. Alla fine della processione il parroco solitamente cosa fa? Offre a tutti i partecipanti questa che è la torta di riso.
Quindi è torta di riso. Torta di riso è riso cotto nel latte bollente con un pochino di scorza d'arancia e un po' di Grand Marnier. Fantastica, è molto semplice, ma anche questa, come tutti i prodotti della cucina bolognese, ha un sapore deciso, importante. Quindi ne basta una fetta piccola per essere a posto. Chi fa il bis vuol dire che è molto goloso, un po' come tutti noi bolognesi. Infatti il bolognese vero si riconosce perché ha la pancia. Quindi E chi viene a Bologna si capisce che è stato lì non perché è abbronzato o eccetera, perché se è stato solo 2 giorni da noi ha messo su 2 kg. 2 kg, quindi preparatevi prima. Oppure la ciclette per dopo. O dopo, esatto. Signor Francesco, grazie mille. Grazie a voi. E a presto. Vi aspettiamo. Buon viaggio culinario. Grazie a a voi, Bologna. buon viaggio alle scoperte di tutto.